La Global Summit Flottiglia attaccata di nuovo. Droni, incendi e tensioni internazionali al largo della Tunisia. La missione della Global Summit Flottiglia, partita con l'intento di portare aiuti umanitari a Gaza e rompere simbolicamente il blocco imposto da Israele, sta vivendo giorni di tensione e incertezza. A Sidi Bou Said, il pittoresco porto turistico non lontano da Tunisi, l'entusiasmo di migliaia di persone accorse per salutare le navi in partenza si è intrecciato con la paura, dopo 2 notti consecutive segnate da episodi che i promotori dell'iniziativa definiscono senza mezzi termini attacchi con droni. Il primo allarme era scattato nella notte tra l'8 e il 9 settembre, quando la nave principale della spedizione, il Family Boat battente bandiera portoghese, aveva preso fuoco. Secondo i racconti dei presenti, dall'alto sarebbe caduto un oggetto che ha incendiato il ponte e parte delle stive, costringendo l'equipaggio a un intervento immediato per evitare il peggio. Nessun ferito, per fortuna, ma danni e tanta paura. Le autorità tunisine, chiamate subito in causa, hanno provato a smorzare i toni. Non ci sarebbero prove dell'impiego di un drone e l'incendio, hanno detto, potrebbe essere stato provocato da una causa accidentale, magari una disattenzione a bordo. La notte successiva, però, un nuovo episodio ha reso difficile archiviare il tutto come fatalità. Questa volta a essere colpita è stata l'Alma, una barca battente bandiera britannica. I video diffusi dagli attivisti mostrano un lampo improvviso, una fiammata sul ponte superiore e voci concitate che gridano fuoco, indicando il cielo. Anche qui nessun ferito, ma segni inequivocabili di combustione e i resti di quello che gli organizzatori presentano come un ordigno incendiario sganciato da un drone. L'effetto immediato è stato un rinvio della partenza della flottiglia, già messa in difficoltà dal maltempo che rendeva poco sicura la navigazione. Migliaia di persone continuano a riunirsi sul molo di Sidi Bou Said per mostrare vicinanza e sostegno agli attivisti, trasformando il porto tunisino in un palcoscenico di solidarietà internazionale, con bandiere palestinesi, canti e slogan che chiedono la fine dell'assedio su Gaza. Le autorità tunisine, dopo iniziali esitazioni, hanno ammesso che l'episodio sull'Alma potrebbe essere stato un atto orchestrato e hanno avviato un'inchiesta. Ma finora non ci sono indizi pubblici su chi possa aver pilotato i droni, né su come siano riusciti ad agire nello spazio aereo tunisino. Gli attivisti puntano il dito contro Israele, che in passato ha già cercato di fermare iniziative simili in mare, mentre il governo israeliano per ora non ha commentato. Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione. Secondo la relatrice speciale Francesca Albanese, impedire con la forza una missione civile come la Global Summit Flottiglia equivarrebbe a violare il diritto internazionale e la sovranità di un paese terzo come la Tunisia. È un richiamo che rende ancora più delicata la vicenda, perché rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico di primo piano se dovessero emergere responsabilità dirette di uno Stato. Gli episodi di Sidi Bou Said, per quanto ancora avvolti dall'incertezza, confermano la fragilità di un'iniziativa che nasce come gesto pacifico e simbolico, ma che si muove in uno dei teatri più infiammabili del pianeta. Da un lato c'è la sofferenza della popolazione di Gaza, stretta da un blocco che ha ridotto al minimo i rifornimenti e aggravato una crisi umanitaria senza precedenti. Dall'altro ci sono gli interessi strategici e militari di Israele, che considera ogni rottura del blocco un atto ostile. In mezzo, la Tunisia e la sua opinione pubblica, che si ritrovano a fare da scenario a un conflitto che sembra inseguire la flotilla anche prima della partenza. Gli attivisti assicurano che non si faranno intimidire e che, appena le condizioni lo permetteranno, la spedizione partirà comunque verso Gaza. Ma il doppio incendio e le ombre di droni invisibili hanno già trasformato questa missione in una sfida non solo logistica e politica, ma anche di sicurezza. E l'eco di questi attacchi, veri o presunti, rischia di amplificarsi ben oltre il porto di Sidi Bou Said, trascinando nella vicenda governi, organismi internazionali e l'opinione pubblica mondiale.